Ci troviamo in Piazza della Signoria, in mezzo ovviamente al delirio quotidiano di turisti, bellissimo ovviamente, è bellissimo rivedere Firenze con tutto il casino di gente. In questo momento però non siamo qui per parlare del traffico umano, bensì di due opere fatte una da un genio della storia dell'arte e l'altro da uno un pochino meno genio. Parliamo del David di Michelangelo, che qui vediamo in copia ovviamente, ma per un attimo immaginatevelo come l'originale, e della statua che fu commissionata da Alessandro il Moro in qualche maniera per fare da contraltare a questo monumento. Parliamo dell'Ercole e Caco di Baccio Bandinelli. Quella scultura che vedete dietro di me in effetti è stata costruita, è stata fatta da Baccio Bandinelli in un impeto, diciamo così, di arroganza. Pensava di essere all'altezza del grandissimo Michelangelo e ha voluto misurarsi con questa scultura, purtroppo con numerosi difetti. Non è un caso che il David lo abbiamo in copia, mentre l'Ercole e Caco, nonostante sia comunque una scultura imponente, è stato lasciato l'originale e viene lasciato un pochino così alle intemperie. Qual è la caratteristica di queste due opere? Sicuramente il David doveva rappresentare, tra le altre cose, ha tantissimi significati, potremmo parlarne per ore, ma in questo caso parliamo del significato politico. Quindi il David doveva rappresentare la Repubblica Fiorentina che combatte contro la ben più potente potenza del papato, quindi di Roma. Ecco perché il David non a caso guarda verso sud, guarda verso Roma. Alessandro Moro, primo duca di Firenze, cosa fa? Si rende conto che chiaramente non è possibile distruggere una scultura di questo tipo senza provocare le ire dei cittadini fiorentini, e invece di distruggerla pensa bene di affiancarci una statua di altrettanta altezza e di altrettanto valore, ma il risultato ovviamente non sarà lo stesso. Qual è il significato dell'Ercole e Caco? È il significato della tracotanza dei repubblicani fiorentini che viene sconfitto dal simbolo classico dei Medici, cioè Ercole. Caco rappresenta quindi la Repubblica e viene rappresentato a terra sconfitto, mentre l'Ercole gli intreccia i capelli, tipico simbolo significato, col significato di avere completo potere su di loro. Diciamo così, la possenza, la grandezza assolutamente immensa del David sicuramente non poteva essere comparata con il sacco di poponi, come lo descrisse Benvenuto Cellini, che aveva un po' il dente avvelenato con Baccio Bandinelli, della scultura dell'Ercole e Caco. L'Ercole e Caco, in effetti, se lo guardiamo con attenzione, è una scultura molto rigida, una muscolatura possente sicuramente, ma manca quella flessibilità, manca quella elasticità, quello scatto anche di vita che possiamo vedere nel David. Non solo, anche la posizione delle gambe del Caco risulta essere sbagliata. Uno dei piedi infatti non è ben chiaro dove sia stato posizionato, sembra sparire nel nulla. Insomma, non è propriamente una delle sculture migliori di Baccio Bandinelli, il quale comunque era un grandissimo artista che ha avuto molti allievi, ma possiamo dire che sicuramente all'epoca lavorasse molto più perché era il preferito di Eleonora di Toledo, successivamente quando era la moglie di Cosimo I, piuttosto che per la sua grandezza come scultore. Ma perché Benvenuto Cellini e Baccio Bandinelli si odiavano tanto? Sicuramente Baccio Bandinelli aveva un caratteraccio, ma anche Benvenuto Cellini non era da meno. Lui comunque sicuramente aveva i suoi buoni motivi per avercela con Baccio. In effetti Baccio lo aveva accusato di sodomia. Questo poteva essere un'accusa molto molto grave
nave pericolosa per Baccio Bandinelli, il quale comunque dobbiamo dire era di ben altra caratura artistica, e lo vediamo proprio nel suo grandissimo capolavoro che qui a Firenze possiamo vedere in originale. Pensate, una scultura che in qualsiasi altro posto del mondo probabilmente sarebbe stata messa in una teca di vetro a protezione, noi l'abbiamo a Firenze e tutti possono vederla gratuitamente. Stiamo parlando del Perseo e la Medusa, originale nella sua posizione scelta per essere lì fin dall'inizio. Nel 1555 il Perseo e la Medusa viene completato, e adesso lo andiamo a vedere anche da vicino. Qui c'è anche un'altra cosa che c'è da dire. Dietro la statua del Benvenuto Cellini, in questo momento non è possibile avvicinarci, probabilmente siamo in troppi, ma la cosa particolarmente interessante è che se noi guardiamo dietro la statua in alto, dietro la testa del Perseo, si vede come la testa di una persona. Quella immagine si dice che sia l'autoritratto di Benvenuto Cellini stesso. Decisamente affascinante, non sappiamo se sia veramente un autoritratto, ma sicuramente è un dettaglio interessante come l'elmo faccia questo effetto particolare. Qui troviamo ancora altre due sculture straordinarie, sono sempre originali, pensate anche queste, e sono di Giambologna. Da un lato abbiamo Ercole e il Centauro Nesso, una battaglia molto interessante, parliamo di arte manierista con questo pathos un pochino più spigliato, questo movimento molto più marcato rispetto all'arte un po' più rinascimentale. Sulla nostra sinistra questa scultura è il ritratto delle Sabine. In realtà il titolo gli è stato dato dopo, quando Giambologna, Jean de Boulogne sarebbe il nome vero, l'ha fatta, non aveva pensato in realtà a un titolo, era più uno studio di un modello, un'idea, ma un'idea veramente geniale. Cosa aveva fatto? Per la prima volta una scultura che poteva essere vista da qualsiasi angolatura, possiamo addirittura girarci intorno, anzi addirittura la scultura stessa invoglia a girarci attorno per poterla vedere da ogni angolatura. Interessante da sapere su questa scultura è che quando fecero il concorso per metterla qui nella loggia dei Lanzi, tutti quanti si presentarono con un modellino in scala. L'unico che si presentò con un modello in scala 1:1 fu proprio il Giambologna, e proprio per questo vinse probabilmente questo concorso. Se volete vedere il modello in scala 1:1 è ancora oggi visibile alla Galleria dell'Accademia, e ovviamente fatto in gesso. Mi volevo soffermare anche su un altro dettaglio. Tutti ovviamente si soffermano sulle sculture, che sono stupende, meravigliose e straordinarie, ma qui abbiamo qualcosa che è veramente una chicchina. Se noi guardiamo nel muro, infatti, possiamo vedere dei piccoli buchi. Cosa sono questi buchi? Bene, dovete sapere che quando Carlo V prende il potere e ci mette Cosimo a dominare la città, in questo periodo, in questo spazio, non c'erano statue, non era uno spazio usato per tenerci delle sculture, bensì era uno spazio dove i lanzichenecchi, le truppe di Carlo V per l'appunto, stanziavano per tenere sotto controllo la situazione. Bene, in questo periodo questi lanzichenecchi si annoiavano tantissimo, non c'era molto da fare, e quindi con i loro archibugi cosa facevano? Miravano contro il muro e sparavano. Quei buchi che vedete sono proprio i buchi dei colpi dei lanzichenecchi che si annoiavano durante le estati caldissime fiorentine.